Nelle puntate precedenti. Sono stato a Trento, in Trentino, una città fantastica piena di storia e tante cose da fare. La vista era bellissima e il cibo delizioso. Poi ha anche nevicato e questo ha reso tutto più magico. Ora spostiamoci ancora più a nord e andiamo a Bolzano, in Alto Adige. Il viaggio da Trento a Bolzano dura solo 30 minuti e la vista è bellissima. Era sera, quindi sono andato direttamente in hotel. Sono stato al Goldenstern Townhouse, un boutique hotel in un palazzo di 800 anni fa. Era bellissimo e anche la vista dalla terrazza era fantastica. Ora vado a dormire. Io sono a Bolzano adesso, mi sono appena fatto la doccia e sto per uscire. È un po' tardi, ma stamattina avevo alcune cose da fare. Quindi oggi andiamo ad esplorare la città di Bolzano, vi racconto un po' le mie impressioni. Non ho ancora visto niente, però ho già alcune cose da dire perché ieri sono arrivato e comunque sono passato nel centro storico e ho notato delle cose culturali molto interessanti, ma ne parliamo nel corso del vlog. Quindi ora è il momento di uscire e andiamo ad esplorare la città. Appena arrivati a Bolzano, sembra quasi non essere in Italia. Si sente parlare tedesco ovunque perché in Alto Adige sia il tedesco che l'italiano sono entrambe lingue ufficiali. In Alto Adige la maggior parte della popolazione appartiene al gruppo tedesco, per questo il tedesco è la lingua più diffusa. Però nelle città, in particolare a Bolzano, abbiamo il 70% della popolazione che parla italiano come prima lingua. Ora andiamo a vedere la piazza centrale di Bolzano, Piazza Walter. È considerata il salotto della città ed è dove, durante il periodo natalizio, si svolgono i mercatini di Natale. Al centro abbiamo la statua del poeta tedesco Walter von der Vogelweide. Ora dobbiamo scoprire una cosa importante, che cosa ci fa la statua di un poeta medievale tedesco qui in centro a Bolzano. Per capire questo dobbiamo fare un passo indietro nella storia del Trentino Alto Adige. Infatti il Trentino Alto Adige non è mai stata una regione unita, questo a causa di tutte le popolazioni che hanno dominato qui. Basti pensare agli Asburgo, le occupazioni di Napoleone e poi per finire ovviamente il Regno d'Italia. Allo stesso tempo, durante tutti questi periodi, i popoli germanici e italiani hanno ovviamente convissuto. Per esempio durante gli Asburgo gli irredentisti italiani volevano confermare la loro italianità proprio qui. Allo stesso tempo però durante il Regno d'Italia invece le fasce della popolazione germaniche volevano rivendicare ovviamente il loro essere germanici. Infatti durante il fascismo e il periodo di Mussolini la popolazione germanica era stata totalmente marginalizzata perché Mussolini voleva eliminare tutte le tracce germaniche qui. Soltanto dopo la seconda guerra mondiale il Trentino Alto Adige ha ottenuto lo statuto di regione autonoma e infatti è stata anche riconosciuta la lingua. Infatti dovete pensare che qui le lingue ufficiali sono ben 3. Abbiamo il tedesco che è parlato dalla maggior parte della popolazione, l'italiano e anche il ladino. Ma adesso facciamo di nuovo un passo indietro. Infatti nel 1889 è stata eretta qui la statua. Questa statua è dedicata a un poeta medievale tedesco, Walter von der Vogelweide. Spero di averlo pronunciato correttamente, ma probabilmente no. E questa statua è stata messa qui proprio per enfatizzare la popolazione germanica e la cultura germanica che troviamo a Bolzano. Ma adesso non so se vi ricordate, però quando siamo stati a Trento abbiamo visto in Piazza Dante una statua dedicata proprio a Dante. Questa è stata costruita dopo, nel 1896. E che cosa possiamo capire? Beh, è come se queste due statue si guardassero e fossero in una sorta di sfida continua. Infatti possiamo considerare Trento molto più italiana di Bolzano. E proprio questo è il bello del Trentino Alto Adige, una regione bellissima, ricca di diversità culturali e anche ovviamente di influenze da tanti altri popoli, e possiamo osservare tutto questo anche dall'architettura o anche dalla scena culinaria. E pensate che Trento e Bolzano sono così diverse, ma sono soltanto a 40 minuti di distanza. È incredibile. Adesso continuiamo il nostro giro.
Questo che vediamo alle mie spalle è il Duomo di Bolzano, anche conosciuto come Chiesa di Santa Maria Assunta. Come possiamo vedere ha uno stile tardo gotico, ma in realtà la sua storia è molto più vecchia. Infatti la costruzione di questo Duomo iniziò, pensate, nel IV secolo. Soltanto poi nel 1519 venne eretto il campanile tardo gotico che vediamo adesso. Come potete vedere, questa chiesa è un po' diversa da quello a cui siamo abituati in Italia, proprio perché nel 1500 venne aggiunto questo campanile tardo gotico da parte di architetti germanici. Allo stesso tempo però la chiesa medievale era in stile romanico e questo è visibile dalla facciata. Poi ho deciso di visitare un'altra chiesa perché adoro visitare le chiese. Ma questa era speciale perché ho trovato un gioiello all'interno. Venite con me. Qui siamo nella chiesa dei Domenicani, perfetto esempio di architettura gotica bolzanina. La chiesa all'interno era bellissima, ma poi camminando, quasi nascosta, si trova la cappella di San Giovanni. Aspettate, vi ricordate a Padova la bellissima cappella degli Scrovegni? Ecco, questa è molto simile. Non è tenuta bene come quella di Padova, purtroppo, ma è stata comunque realizzata dalla scuola di Giotto. Non me lo aspettavo, e poi è completamente gratis. Che bello! Ora continuiamo il nostro giro e facciamo un'altra importante tappa storica. Eccoci al Monumento alla Vittoria di Bolzano. Questo monumento che potete vedere dietro di me è un arco di trionfo che è stato eretto tra il 1926 e il 1928 dal regime fascista. Infatti questo arco di trionfo, possiamo dire, celebra la vittoria dell'Italia sull'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Però in realtà questo non è altro che un altro esempio di italianizzazione imposta dal regime di Mussolini. Infatti questo monumento ha sostituito quello precedente, che era dedicato ai Kaiserjäger, cioè i militari austriaci caduti in guerra. E ora siete pronti per vedere l'uomo più vecchio del mondo? Ci troviamo al museo di Ötzi, un signore vissuto 5.000 anni fa e la più antica mummia del mondo. Quando Ötzi è morto, probabilmente assassinato, la neve, il ghiaccio e il clima perfetto hanno favorito un processo naturale di mummificazione. Nel 1991 un'enorme nuvola di sabbia si posa sulle Alpi, causando lo scioglimento dei ghiacci. Ed ecco che Ötzi torna a galla e Erika e Helmut Simon, due coniugi di Norimberga, mentre fanno un'escursione alpina, incontrano questo simpatico signore. Ora Ötzi si trova a Bolzano, in una specie di cella frigorifera, e si può vedere da una piccola finestra. Non vi metto il video perché non era possibile riprendere. La storia è davvero più complessa di questo e molto interessante, e questo museo spiegava tutto in dettaglio, davvero bello. Ora iniziavo ad avere fame, andiamo a mangiare. Sono andato in questo ristorante chiamato Casa al Torchio, bellissimo. Pensate che già nel 1786 il locale era già adibito a ristorante, a taverna, e ora è diventato un ristorante di cucina tipica sudtirolese. Da mangiare ho ordinato il goulash di cervo al ginepro con polenta alla griglia, tutto accompagnato da un buon Lagren, un vino rosso locale. Tutto delizioso. Mentre camminavo mi sono imbattuto nel mercato. C'erano tante cose buonissime e mi sono fermato a questa bancarella Carl per comprare un prodotto tipico, lo speck. Ciao, oggi sono qui con Eldon. Ok Eldon, allora sono qui al tuo stand dove vendete delle prelibatezze di qui. Sì, lo speck, buonissimo, i formaggi locali, la maggior parte sono latte crudo, latte vaccino, pecora e caprini. Perfetto. Tutto roba artigianale, e lo speck lo facciamo noi in casa. Ok, magari mi consigli, non lo so, un po' di speck da portare a casa? Allora, noi
sempre consigliamo lo steak di casa, che è questo qua, Pets House Speck, Sì. il cestino, Ok. che ha il gusto, cioè il giusto grasso, dolce come deve essere lo speck, ed è buonissimo, è stagionato 10-11 mesi. Va bene, allora dai, prendo quello che mi consigli tu, assolutamente. Tra l'altro a noi ci conoscono in tanti, quelli che vengono una volta qua hanno sempre la voglia di tornare. Di qua. ritornare. Sì. Va bene, dai, allora prendo quello che mi hai Molto consigliato. volentieri. Grazie. Puoi scegliere o faccio io, come preferisci. Allora, fai tu, non troppo grande perché lo devo mettere in valigia, non ho neanche troppo Facciamo spazio. un pezzo pregiato, un pezzo centrale dello speck col Perfetto. grasso, ed è buonissimo, Va giusto benissimo. che deve essere grasso, bello stagionato, quando lo schiacci è duro come la sella del cosacco, diciamo, Ok. come deve essere lo speck. Ma adesso andiamo su. Ho preso la funivia del Renon per andare a Soprabolzano, una cittadina a 1200 metri d'altezza nell'altopiano del Renon. Costa 5 euro solo andata e il viaggio dura 12 minuti. Il panorama è mozzafiato. Ragazzi, io ho sempre queste idee geniali. Io soffro di vertigini, non so perché sono salito su quella funivia, però lo spettacolo da qui è bellissimo. Ci sono 5 gradi in meno, ce ne sono 3, però onestamente non si sente così tanto il freddo. E adesso mi faccio un giro qui a Soprabolzano, che appunto è sopra a Bolzano. Mi sento molto di più in montagna adesso. Ho preso un bel caffè, comprato delle cioccolate e poi osservato il tramonto. E io credo che possiamo finire il vlog qui. È stato davvero un viaggio bellissimo, spero che voi vi siate divertiti e che sia piaciuto anche a voi. Adesso torno a Bolzano e mi riposerò perché ho camminato tutto il giorno, però come sempre se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo e supporterete il mio lavoro, e non dimenticatevi anche di iscrivervi al canale se volete vedere altri video come questi, imparando ovviamente l'italiano nel frattempo. E da Bolzano è tutto e come sempre un abbraccio dall'Italia. Ciao! Nella prossima puntata andiamo a Lucca, in Toscana, una città completamente circondata da mura. La mia guida Antonella mi ha spiegato tante cose super interessanti, ho mangiato benissimo e anche parlato con Nadia, una gentile signora che tesse a mano con un telaio del Novecento. Presto su Teacher Stefano.